Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo dei grandissimi lavori che da tanto tempo ormai volevamo fare. Come vedete a bordo del nostro Charlie, il furgone che abbiamo completamente camperizzato in autonomia, trovate tra l'altro tutti i video nelle nostre playlist dedicate. E tra i vari lavori che abbiamo fatto abbiamo qui accanto a me il nostro box doccia. Noi a bordo del nostro Charlie abbiamo una doccia a tutti gli effetti. Come vedete abbiamo una tendina che si apre, qui abbiamo la doccia, ma per chi ci segue da tanto sapete benissimo tutti che non è completata. Manca un elemento fondamentale, ovvero la porta d'ingresso. Finora abbiamo utilizzato questa comoda tendina, che devo dire si è rivelata veramente essere molto comoda. A noi però non ci basta, volevamo avere una porta vera, diciamo, e finalmente è arrivata. Tra poco vi mostreremo la porta che abbiamo preso, ma prima di essa, come vedete, qui abbiamo un altro pacco da aprire. Vi mostro subito cosa c'è al suo interno. Vi dico che non si tratta di un elemento per la doccia, ma per un altro lavoro che faremo nei prossimi giorni. Vi mostro subito cosa c'è qui dentro. Eccola qua ragazzi, come vedete si tratta di una piastra girevole per i sedili del Ducato. Questo significa che anche il secondo sedile passeggero potrà essere finalmente ruotato come avviene con il primo. Abbiamo preso questa piastra, ora andiamo a verificare che tornino i fori, le misure, e poi nei prossimi giorni andremo a fare anche l'installazione di questa. Andiamo a verificare la misura con il metro. I fori sono una a 33,5, una a 38,5 e difatti anche qui torna 33,5, 38,5. Vedete, qui abbiamo il foro per far passare poi tutti i cavi elettrici, la maniglia per lo sblocco. Sembra una bella piastra fatta molto bene. È differente dalla prima ma è altrettanto valida. La installeremo e poi vi faremo vedere come si monta e vi daremo anche le nostre valutazioni su di essa. Ma torniamo a parlare subito della doccia. Vi faccio vedere subito la porta che abbiamo preso e che ho già sballato. Eccola qui, come vedete abbiamo questo telaio di alluminio all'interno del quale abbiamo la tenda vera e propria che si tira a rullo, quindi praticamente va a scomparsa totale all'interno di un cilindro che starà da questa parte. È veramente molto compatta e occupa pochissimo spazio. Si tratta di una porta che da tempo seguivamo sui vari canali internet, perché cercavamo un prodotto che facesse veramente al caso nostro e alla fine abbiamo scoperto questa porta della Roll Door. Poi la vedrete meglio in tutti i suoi particolari e i suoi dettagli. Ora dobbiamo per prima cosa andare a montare il telaio, che è molto semplice. Praticamente sono 4 pezzi che vanno incastrati tra di loro. Questo vedete è tutto il telaio, questa è la parte all'interno della quale c'è tutto il rullo. È veramente molto compatta, vedete le dimensioni molto contenute. Dal lato opposto poi della porta ci sarà la battuta e qui dobbiamo mettere le traverse, una in cima e una in fondo. Vedete ci sono i binari all'interno del quali poi andrà a scorrere la porta. Vi mostro subito come verrà montata. Questa praticamente andrà montata da questo lato e andrà poi a chiudersi in battuta da quest'altro. Dobbiamo rimuovere la tenda scorrevole sul nostro bastone e verificare intanto che la misura sia corretta. Vedete, questo è l'ingombro del battente, insomma del rullo nella sua sede. È veramente molto compatto, tant'è che non esce nemmeno da questo bordo del piatto doccia. Andranno poi ovviamente inseriti i vari pezzi, tra cui la traversa superiore. Ora va fatta scattare all'interno. È tutto a misura, perché quando ordinate un rullo ve lo spediscono su misura, gli date l'altezza precisa e la larghezza precisa e loro ve la fanno al millimetro. E quindi niente, non resta altro che andare avanti con l'installazione. Per l'installazione l'idea è quella di fare dei fori nell'alluminio della struttura a varie altezze e poi avvitare il tutto sulla parete della doccia. Metterò poi anche un po' di Sikaflex nel mezzo e poi andremo a siliconare il tutto dall'interno, così almeno avremo la massima tenuta contro l'acqua, che non deve assolutamente uscire dalla doccia quando ci laviamo. Passiamo dunque al montaggio del telaio. È semplicissimo, basta prendere questi supporti di alluminio
e incastrarli attraverso queste clip. Basta prenderli uno con fronte l'altro e incastrarli in questa maniera. Bisogna fare molta attenzione a questi fili che serviranno ad aiutare il rullo a scorrere correttamente all'interno del binario. Allora, abbiamo disteso tutto il telaio sul nostro tappeto da picnic. Ora non facciamo altro che aprire il telaio. Dobbiamo mettere in tensione tutti questi cavi per poter poi andare ad incastrare i vari pezzi tra di loro. È molto semplice tramite questi incastri ad angolo. Ci vuole una superficie piatta per fare questo lavoro. Andiamo a tirare, come vedete, quando vado a tirare questa parte il cavo si stende. Andiamo a incastrare questi due pezzi tra di loro. Bisogna stare attenti a questi fili che non rimangano nel mezzo. Facciamo incastrare tutto per bene in modo che aderisca alla perfezione. Vedete, anche qui il filo deve scorrere all'interno di questa insenatura in modo che non rimanga bloccato. Ok, stessa cosa facciamo su quest'altro lato. Telaio montato, ci assicuriamo che il filo non sia incastrato. Allora, come vedete, abbiamo montato tutto il telaio in tutti i 4 angoli e quindi questo qui sarà il telaio che andrà inserito all'interno della porta della doccia. Vi faccio vedere subito come si apre e come si chiude al rullo, semplicemente facendolo scorrere in questa maniera. Tacchete, e questa è la porta chiusa. Poi con una semplice mossa si riapre e come vedete abbiamo finalmente una bellissima doccia con la porta a rullo completamente scomparsa in uno spazio veramente piccolo. Quindi come inizio direi che non c'è male, mi piace veramente tanto. Ora andiamo a provarla all'interno di Charlie, se la misura va bene. Ecco qua ragazzi, abbiamo messo il telaio in posizione, come vedete calza veramente a pennello. Già così rimane fissa. Vi metto anche il grandangolo così vedete meglio. Vedete, il telaio è già in posizione. Per ora l'ho solamente appoggiato, non c'è da fargli veramente nulla. Praticamente appoggia da tutte le parti, chiude. Qui avevamo già in fase di progettazione messo questa spalletta angolare e di fatto la doccia va imbattuta qui dietro. Quindi già questa cosa era studiata fin dall'inizio. Qui vedete la parte interna, tutta imbattuta perfetta. Chiude tutto veramente alla perfezione. Questo poi andrà avvitato alla spalletta qui della parete e la stessa cosa dovremo fare di qua, avvitando questa parte alla parete laterale. Nella parte bassa il telaio appoggerà sul bordo qui del piatto doccia. Ovviamente metteremo tutto perfettamente in squadro e qui vedete c'è la parte interna del piatto doccia. E ora facciamo la prova di chiusura. Vedete, così si apre e così si chiude. Come colori abbiamo scelto una parete color beggiolino. Non so se in GoPro rende, ma veramente un bel colore. Qui potete vedere il box doccia completamente chiuso. Lo andiamo ad aprire e vi faccio vedere anche da dentro quando andiamo a chiudere la porta. Come vedete siamo completamente al buio, non passa uno spiraglio di luce. Poi andiamo ad aprire e come vedete questa è la porta messa in posizione. Mi piace veramente. Ovviamente un'altra fase successiva sarà quella di mettere la luce, perché altrimenti ci si fa la doccia al buio. Vedete? Doccia completamente chiusa, doccia completamente aperta. Direi perfetto! Ora la fase successiva è quella di preparare i fori per mettere le viti. Quindi devo fare dei fori nell'alluminio con la punta del trapano d'alluminio, sia per il profilo superiore, anche il profilo inferiore lo andremo ad avvitare, quindi dovrò fare i fori sia sul profilo di alluminio e anche sul piatto doccia, tanto poi che all'interno andremo a mettere tutto il silicone e quindi non ci sono problemi. Dobbiamo forare questa parte del telaio. La parte più difficile è la spalletta da questo lato,
che per poterla avvitare dobbiamo rimuovere tutto il coperchio. Poi per rimuovere il coperchio c'è una tecnica, vi farò vedere come si fa. Ovviamente devo tirare fuori la porta della doccia e lavorare fuori all'aperto. Come vedete però nessuno ci vieta di lasciare comunque anche la nostra tendina. Io posso avere sia la tendina interna, come vedete, che calza benissimo, è anche molto bella, ci piace, ma possiamo tenere anche la porta questa esterna che va completamente in chiusura e possiamo usare entrambe le soluzioni, anche perché in questo modo noi possiamo fare la doccia interna senza andare a bagnare questa porta. Se vogliamo usare questa, potrebbero essere doppia tenda. Direi anche che è una soluzione da non sottovalutare questa. Questa è per quando abbiamo bisogno di entrare e uscire dal bagno, per le cose semplici. Quando invece vogliamo farci la doccia possiamo chiudere completamente questa porta. Direi che è una soluzione che potrebbe essere valutata bene. Vedremo. Vedete, in questo modo posso far passare anche la luce se voglio farmi la doccia senza accendere la luce elettrica. Qui comunque abbiamo tutto perfettamente protetto, l'acqua non esce veramente in nessun modo. Allora andiamo a rimuovere la porta e andiamo a fare i fori per poter avvitare il telaio. Allora, per fare i buchi, siccome c'è il filo che passa proprio nel mezzo, non vorrei romperlo, sono andato a rismontare l'angolare. Ora faccio 3 buchi e poi rimontiamo tutto e possiamo fare lo stesso lavoro da entrambi i lati. Su questo profilo invece non ci sono problemi perché qui non passano fili. Invece da questo lato devo rimuovere il coperchio, dopo vi faccio vedere come si fa. Allora, vi faccio vedere questo profilo come è fatto. Vedete, questa è la forma che ha. Quindi per mettere le viti, se uno vuole mettere le viti, deve fare un foro passante da entrambi i lati e poi va svasata la testa in modo che la testa della vita sia proprio a filo, anche perché questa parte è magnetica su di questa. Vedete, quando lo appoggio va a chiudere magneticamente, c'è una calamita che mi tiene la porta completamente chiusa. L'ideale sarebbe magari incollarlo da questo lato. Potrebbe anche fare in questo modo, incollare tutto dall'altro lato. Io voglio mettere delle viti passanti, ne metterò 3, una nel mezzo, una in cima e una in fondo, poi le vernicerò di bianco in modo che non si veda. Così è la vite come viene infilata bene. Benissimo, a questo punto manca solamente da fare i fori su questa parte qua, quindi dobbiamo rimuovere il coperchio che chiude tutta la porta. Si vanno poi a rimuovere queste clippettine, vedete, una per lato. Andiamo a rimuovere anche quest'altra. A questo punto si rimuovono queste 2 parti tra di loro, come vedete si sono separate tra di loro, e poi va fatta una pressione qui sotto per sganciare il coperchio che viene verso l'alto. Vedete, qui si alza completamente. Questo lavoro da entrambi i lati fino a che questo venga via. Vedete, abbiamo aperto completamente il telaio e a questo punto facciamo scorrere via questo qui dalla guida in questo modo, di qua e anche dall'altro lato. In questo modo molto semplice abbiamo separato il rullo dalla sua sede. Possiamo ora fare i fori su questo lato per poi poterlo avvitare alla parete della doccia. Bene, completati tutti i fori, ora non resta che mettere il telaio dentro la doccia, dentro il box, avvitare e incollare da dietro e alla fine andremo a riposizionare il rullo. Ok, posizionato, andiamo a posizionare il telaio.
Bene, a questo punto mettiamo tutto il Sikaflex, andiamo a mettere tutto il silicone vario, quello per incollaggio, su questa parete, lo andiamo a mettere anche qui all'interno e poi andiamo a chiudere tutta la cornice. Ho messo il silicone, ora vado a posizionare la porta. Momento più delicato di tutti. Allora, abbiamo messo il telaio con il silicone, ora devo fare degli inviti per le viti, farò dei buchini e poi andrò a completare mettendo tutte le viti nei vari fori che ho precedentemente creato. Vado a fare un po' gli inviti in modo che la vite entri bene senza spaccare nulla e poi piano piano stringiamo tutto. Ok, la parte bassa è fissata, così abbiamo il telaio fermo. Ora fissiamo questa in alto e diamo stabilità al tutto. Allora, ho messo tutte le viti sul lato sinistro e sul lato destro, mancano solo quelle da mettere in alto e anche quelle da mettere in basso, ma le metterò dopo. Ora voglio chiudere qui mettendo il rullo dalla parte interna. Quindi si apre questa parte e andiamo ad inserire il rullo nella parte interna. Anche qui c'è una tecnica, bisogna prima inserire la letta, questa qui superiore, dentro alla guida. La stessa cosa la dobbiamo fare sotto e poi andiamo a chiudere a incastro il coprirullo sulla guida. Allora, vedete, ho infilato questa parte qui nella guida e qui ci sono delle alette a incastro, si spinge il coperchio in quella direzione e andiamo a spingere fino ad incastrarlo sopra. Andiamo a fare di sotto e andiamo a chiudere tutto. Il coperchio poi è anche magnetico e una volta chiuso non si muove più. Possiamo anche rimuovere la pellicola protettiva. Quindi questo, come vedete, l'abbiamo inserito. Ora andiamo a chiudere quest'altra parte che è magnetica e che mi fa da guida per aprire e chiudere la porta. Andiamo a rimettere le clip, una sopra e una sotto, e il montaggio della porta è praticamente terminato. Devo mettere solo le viti sopra sul soffitto, 2 viti giusto così per non farlo muovere, ma già così potrebbe andare bene, e altri viti li mettiamo sotto in modo che quello poi aderisca bene, e successivamente andremo a chiudere tutta la fessura qui con il silicone. Andremo a chiudere anche questa fessura, la siliconiamo tutta, stesso discorso per il supporto. Vedete, le due parti combaciano, prendiamo la clip e la mettiamo qui a chiudere. Le tiene unite, ma già sono magnetiche, quindi non ci sono assolutamente problemi di nessun genere. Direi lavoro perfetto. Andiamo a fare il foro qui senza rovinare il filo. Devo usare il cacciavite perché l'avvitatore non mi entra attraverso questa piccola fessura. Sometimes I'm about the easy way. Sometimes I go for the gold. Ok, ora andiamo a rifinire tutto il filo di silicone con il dito bagnato e il pezzo di carta. Questa è la tecnica che si usa per fare la rifinitura. You probably knew all along what my intentions were. Well, correct me if I'm wrong, baby. I want no lines to be blurred, 'cause I can see the light of love shining, baby. Bene ragazzi, il lavoro l'abbiamo completato. Questa è una porta che così a occhio e croce, appena montata, sembra essere veramente una validissima porta. Ora poi la proveremo, la testeremo, però insomma è tutta avvitata, siliconata,
Noi useremo comunque la nostra tendina, perché comunque è estetica, ci piace molto, e poi come vedete rimane tutta dietro al telaio, veramente bellissima. Quando vogliamo fare una doccia di quelle belle strong, chiudiamo tutto e non si vede niente. Possiamo usare la doppia tenda, veramente molto comoda. Se siete interessati a questa porta vi mettiamo il link giù in descrizione. Si tratta di un marchio inglese, noi l'abbiamo ricevuta direttamente dall'Inghilterra, si chiama Roll Door e tra l'altro potete beneficiare di un buono sconto usufruendo del nostro link giù in descrizione qualora decideste di acquistarla anche per il vostro van. Ora manca solo da montare la luce e poi abbiamo anche qualche sorpresina, perché abbiamo in mente di rendere questo bagno, questa doccia veramente spettacolare, ecco, ve lo dico. Qui come vedete c'è sempre il segno di dove va messo di dove andrà messo l'interruttore per la luce all'interno della doccia. Ma sorpresa sorpresa, qui dentro abbiamo già qualcosa di molto interessante, ovvero abbiamo le mascherine sempre verdi con gli interruttori per poter montare la luce. Ecco, da qui potremo accendere la luce della doccia. Quando sarà tutto montato e rifinito avremo questa piastrina messa qui, vedete, calza proprio a pennello, era stata studiata fin dall'origine per essere montata in questa maniera. La cosa più difficile è stata reperire questo colore particolare. L'abbiamo cercato ovunque, ma alla fine come tutte le cose ormai si trovano su internet, e anche queste piastrine le abbiamo trovate tramite Amazon. Tra l'altro lo trovate nel nostro link in descrizione. Se andate nel nostro negozio Amazon potete trovare gran parte degli articoli che abbiamo installato a bordo di Charlie. Quindi uno dei prossimi lavori sarà di fare il foro qui, installare l'interruttore. I cavi sono già passati all'interno, come vedete qui esce un filo, l'altra parte è qui dietro, e poi abbiamo la parte terminale che va al quadro elettrico.